Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna. Il video di oggi è un video veramente speciale perché è un'operazione nostalgia, sostanzialmente pulendo diciamo per casa, quindi pulendo soprattutto la mia stanza, ho ritrovato un quaderno dove intorno ai miei 18-19 anni facevo dei collage con le fotografie di me e dei miei amici. All'epoca facevo appunto diciamo l'ultimo anno di liceo e in realtà in classe non avevo un granché di amici. I miei amici erano dei ragazzi che avevo conosciuto in una piazza famosa della mia città dove spesso ci riunivamo ed eravamo accomunati dalla passione per le mode, in particolare le mode giapponesi. Quindi ovviamente questo video parlerà di una di queste. Appunto a 18-19 anni usavo vestire Lolita. Che cos'è il Lolita per chi non lo sapesse? Il Lolita è appunto una moda giapponese che oramai ha parecchi decenni, che si è diffusa dal Giappone in realtà in tutto il mondo. Ovviamente ci ha messo parecchio tempo. Già quando ho iniziato io iniziava ad essere possibile appunto acquistare questo tipo di moda direttamente dal Giappone, quindi cominciava a diventare già più facile reperire appunto i vari elementi della moda di cui andremo a parlare. Che cos'è? Non ha niente a che fare con l'omonimo libro. Più che altro la parola Lolita si ispira a quest'idea, diciamo, un po' infantile in senso buono dell'aspetto, dell'abbigliamento. Perché? Perché la moda si ispira a come possono essere vestite le bambole di porcellana, soprattutto le bambole appunto dell'Ottocento, dei primi del Novecento, ma anche appunto come si potevano vestire nel 1700, nel 1800, nei primi del Novecento o addirittura in alcuni stili di Lolita anche negli anni 50, perché vedrete che la forma degli abiti ha abbastanza a che fare anche con la forma degli anni 50, quindi esistono anche degli abiti più vintage, nel senso appunto di ispirati agli anni 50, appunto Lolita. Ci sono, come in tutte le sottoculture, come in tutte le mode, delle sottocategorie, ce ne sono in realtà tantissime, ma io ve ne racconterò solamente le tre principali, e sono il Sweet Lolita, il Gothic Lolita e il Classic Lolita. Il Sweet Lolita è quello di cui ero più interessata io e anche le mie amiche, in realtà, le mie amiche dell'epoca, ed è praticamente la versione più dolce, più kawaii, direbbero i giapponesi, che letteralmente significa carino, ma che è molto di più, è proprio in Giappone il kawaii è proprio un mondo, un modo di essere, quindi è la versione più, sì, dolce, angelica dello stile, e prevede l'utilizzo di colori pastello, quindi rosa, azzurro, turchese, verde, eccetera, eccetera. E anche l'utilizzo di pattern, quindi di disegni su questi abiti molto infantili in qualche maniera, quindi orsetti, unicorni, animaletti, oggetti vari, tutto rappresentato in modo appunto molto carino. E lo stile dell'abito è appunto un abito tagliato esattamente come gli abiti delle bambole, quindi tagliato a vita alta, con la gonna molto molto gonfia, che si tiene gonfia con una crinolina che si mette sotto, che poi vi mostrerò. E appunto ci sono una serie di accessori come per esempio cappellini, il famoso bonnet che abbiamo anche realizzato insieme in un altro video per uno dei miei vestiti, borsette con forme a cuore, con forme molto carine, insomma fiocchi, merletti e chi più ne ha più ne metta. Il Gothic Lolita è la stessa identica cosa, ma trasposto in versione gotica. Non ha niente a che fare col goth, ossia col post-punk o col punk, ma proprio col gothic, quindi con il modo di vestire gotico, quindi con la moda gotica, non con la subcultura goth. E quindi ovviamente
Diciamo la stessa foggia degli abiti però riprende il colore nero, a volte il bianco, si aggiungono le croci, i pipistrelli e tutti gli elementi appunto della moda gothic. Mentre per quanto riguarda il Classic Lolita è una versione diciamo un po' più matura della moda, quindi i colori sono un po' meno sgargianti, sono un po' più tenui, anche la forma dell'abito può essere in alcuni casi più sobria, quindi con la vita più bassa, la gonna che scende un po' più liscia, il pattern in origine almeno ora mi sembra un po' meno, ma in origine quando vestivo io era il 2009, il Classic aveva molto questi pattern floreali su base bianca e si possono indossare dei cappellini ed è diciamo sì relativamente più maturo come stile. Bando alle ciance, prima di cominciare io vi chiedo di lasciarmi un like qua sotto se questo video vi piacerà, di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Io pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, come può essere questo non so neanche io cosa andrò a fare di mercoledì, ogni sabato un video di trucco. Andiamo a cominciare. Intanto, prima di tutto, vi lascio qua sopra le foto in sovraimpressione che ho ritrovato appunto di me stessa all'epoca. Vestivo appunto Sweet Lolita e come potete vedere ero bionda e questi sono degli scatti che onestamente non avrei mai mostrato prima, ma adesso lo trovo divertente. In fondo non stavo neanche tanto male, anzi mi piace ricordare quel periodo perché è stato un periodo molto divertente della mia vita. Oggi voglio andare a replicare non uno stile Sweet Lolita perché sarebbe troppo facile. Facevo collezione solamente del brand Baby The Star Shine Bright, infatti nelle foto che vedete i miei abiti sono di Baby The Star Shine Bright, che è un marchio famosissimo, forse il primo brand Sweet Lolita se non sbaglio. E quindi sarebbe troppo facile perché ho ancora tutti i vestiti, tutti gli elementi, qualcuno l'ho venduto ma quelli diciamo sul nero e alcuni colorati li ho tenuti per una questione proprio di attaccamento, ecco, e quindi sarebbe troppo semplice replicare un look così. Ho voluto in realtà cercare di creare un look Gothic Lolita che non ho mai indossato e ho voluto provare a vedere se le cose che già ho e le cose che ho fatto io, quindi le cose handmade, potessero andare bene appunto per creare un look simile a quella che appunto sono le regole del Gothic Lolita. Vi mostro qui nelle prossime immagini che cosa andrò ad utilizzare e poi vedrete velocizzata la preparazione dei capelli, perché ovviamente andrò a sistemare anche i capelli, cercherò di fare insomma un'acconciatura. Non indosserò una parrucca perché avendo i capelli lunghi insomma posso utilizzare i miei capelli e comunque non ho una parrucca. Cambierò ovviamente il make-up off camera, quindi non sarò truccata così perché in realtà il trucco è abbastanza libero nel Lolita, ma comunque questo make-up non è adatto secondo me. Almeno per come noi ci truccavamo all'epoca, quindi cercherò di replicare off camera un make-up più simile a quello che realizzavo quando ero più piccola e appunto mi andrò a vestire con le cose che adesso vi mostrerò. Allora, intanto per cominciare questa camicetta l'ho comprata su un sito di abbigliamento gothic e su Devil Knight. Come vedete il taglio è molto simile appunto alle camicette che si indossano nell'Olita sotto il vestito, ha questo collo rettangolare con questo pizzo e le maniche sono a sbuffo, si potevano stringere ma ho perso diciamo il laccio per stringerle, quindi la porto così. La cosa bianca che vedete è la sottogonna, è bianca appunto perché vestendo Sweet Lolita avevo tutti gli elementi diciamo in colori chiari, ma comunque la indosseremo lo stesso di questo colore ed è appunto in questo materiale rigido che serve a gonfiare appunto la gonna. La collana è una collana fatta a mano che ho ordinato dall'Inghilterra, ispirata alla collana che indossa nei quadri Anna Bolena, quindi non c'entra in realtà niente con i Lolita, ma stava bene con questo elemento di perle che è presente sul fiocco. Il fiocco l'ho preso da un vestito di Baby The Star Shine Bright, magari se
se questo video vi piacerà, chi lo sa, ne potremo fare altri con altri abiti che ho, mentre il vestito che andrò ad utilizzare non so di che marca sia perché l'ho comprato all'usato e non aveva la targhetta, sicuramente non è un brand diciamo costoso a giudicare dalla qualità. Questi sono i cosiddetti bloomers, ossia i mutandoni che si indossano sotto tutto questo abbigliamento. La borsa era una borsetta che avete già visto, l'avevo fin dall'adolescenza e l'ho decorata con quella cordicina con le perle, mentre il cappello l'ho fatto io a mano. Io direi di andarci a preparare. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia divertito. Per me è stato molto divertente realizzare questa cosa. In fondo non mi ci vedo neanche troppo male vestita così. Ovviamente la figura cambia completamente rispetto a come vesto adesso, perché appunto questo taglio di vestito un po' nasconde le varie forme del corpo, ma in realtà è molto carino, anche se obiettivamente sembro più piccola di quello che sono vestita così, mentre adesso mi piace di più indossare, ecco, dei look un po' più maturi, diciamo, che rivelino un po' più la mia età, ma è solo una questione di gusto. In realtà non mi dispiace poi tanto come mi sta. Fatemi sapere se a voi piace come ho realizzato appunto questo outfit, se vi piace come mi sta. Lasciatemi un commento qua sotto, soprattutto se vestite Lolita, voglio sapere che cosa ne pensate, come l'avreste fatto voi, se avreste cambiato qualche cosa. Lasciatemi un like sotto al video se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!